Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe AVC, benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al mercato delle opzioni, al mercato e al mondo delle opzioni. Con noi abbiamo il piacere, l'immenso piacere di avere Luca Giusti di QT Lab, specialista. Buongiorno Luca, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie, buongiorno Americ, buongiorno a tutti. E allora, come sempre, partiamo da una panoramica, insomma, sul mercato, di come voi opzionisti guardate e vedete quello che sta succedendo, e poi andiamo sulle operazioni della settimana. A te la parola, caro Luca, prego. Sì, questa volta ho semplicemente presentato un grafico di Standard & Poor's 500 dell'indice per mostrare un po' la situazione. Stiamo flirtando su una resistenza da alcune sedute. Anche ieri sembrava esserci stato un tentativo di rottura che poi è stato comunque rientrato comunque in serata. C'è molta incertezza, come sempre, come stiamo dicendo un po' da alcune settimane. L'incertezza adesso si è addirittura accentuata con le trimestrali. Il 40% delle aziende di S&P 500 comunica la trimestrale questa settimana, stasera e domani c'è una bella concentrazione di titoli di peso, quindi penso che alcuni numeri magari non proprio in linea con le attese o qualche guidance che viene un attimino così messo un po' in disparte potrebbe innescare una discesa, un po' di debolezza un po' sull'indice S&P 500. Questa è la mia aspettativa di breve, però ripeto, viviamo un po' adesso sulle notizie. Anche ieri è arrivato un annuncio di un primo deal chiuso dell'amministrazione americana, ma non hanno indicato esplicitamente il paese, anche se sembra Si sia dice l'India. che sia l'India. Si dice, Sì. si dice. Poi hai visto ieri sera che ha firmato di nuovo un'altra giravolta un po' sui dazi del settore auto perché andavano a accumularsi con quelli di acciaio e alluminio. Insomma, È diciamo una che cosa siamo che in una fase in cui nessuno, siamo... diciamo, chiaramente nessuno se ne occupa perché lo facciamo solo noi, perché ci occupiamo. Lutnick ha detto una cosa importante ieri, che il fabbisogno, diciamo, di denaro è aumentato pesantemente da 300 miliardi del trimestre a 300 miliardi di dollari, adesso richiedono un 520 miliardi, una roba proprio che ha stupito un po' gli analisti. Questa è una cosa che chiaramente è tecnica e quindi è passata in secondo piano, ma non è sfuggita a noi, quindi da vedere anche questa cosa qua. Scusami se ti ho Tu pensi interrotto. che hanno già adesso annunciato stimoli fiscali prima Sì. dell'estate, tanto per aggiungere ancora un po' di incertezze, un po' di variabilità? È, diciamo, il momento degli annunci. Hanno bisogno di notizie positive, devono cercare di chiudere qualche deal rapidamente per riconquistare un pochino di popolarità e fiducia anche nei mercati, che sono veramente i minimi a livello di popolarità per i primi 100 giorni di presidenza. E ho aggiunto anche la Fed, che da qualche giorno che non se ne parla, però ieri sera di nuovo in serata Trump ha attaccato nuovamente Powell per il suo attendismo, e quindi di nuovo riprenderemo, vedrete nei prossimi giorni, un po' di imbeccate, un po' di Sì. punzecchiature tra Trump e Powell. Powell non risponde, non reagisce giustamente, ma Trump continua a provare un po' a fare un po' di forcing sulla Fed. Insomma, questa è la situazione grafica. Io credo che su questa resistenza dovremo in qualche modo adesso o scendere o salire, insomma, non credo che resteremo qui ancora a flirtare ancora a lungo. L'aspettativa che ho è più probabile una discesa, però adesso vediamo. C'è stata un'inversione un po' di quel trend ribassista, lo vediamo con questa banale trend line che ho tirato. C'è stato un pochino un cambio di aria nelle ultime sedute, vediamo se invece qualche buona notizia sulle trimestrali possa magari fare ripartire un po' l'indice e farlo rientrare in area 5.700 punti, poi 5.800, dove c'è altre due belle resistenze importanti che dovrà poi superare se dovesse arrivarci, insomma. Va bene, allora andiamo avanti, dai, aggiornamento sulle posizioni aperte. Cosa avevamo? Sì, ce ne sono diverse. Questa, la prima è Super Microcomputer. Qui avevo venduto una put a scadenza abbastanza distante con un ottimo rapporto rendimento-rischio. Fino a ieri pomeriggio la posizione stava guadagnando qualcosina, 140-150 dollari. Ieri sera in serata è uscita un'anticipazione su qualche numero non proprio buono, ma insomma ci sta. Un'azienda questa che lo scorso anno ha rischiato il delisting e doveva un attimino riorganizzarsi. Ci sta secondo me che il primo trimestre possa avere registrato qualche numero ancora non ottimale. Ieri sera ha fatto un meno 17, meno 18 in after hours, quindi siamo intorno a 31, vuol dire che più o meno siamo scesi di nuovo lì, quasi sul punto un po' d'ingresso, nel senso che se vediamo un po' la curva, qua il profilo, dovremmo essere scesi sotto quella tacca centrale rossa lì in zona, quindi l'operazione dovrebbe essere tornata in pari e ci siamo mangiati questo 150 dollari, ma è un trade lungo, lo sapevamo,
ci sta di poter avere situazioni un po' del genere, un po' di maretta. La seconda operazione, sempre su scadenza così lunga, è quella di rigetti computing, quindi qua parliamo di quantum computing, computer quantistici, anche questa scadenza lontana perché c'è una componente di incertezza enorme sul futuro di questi computer quantistici. Io sono abbastanza fiducioso che ci cambieranno la vita, ma ci vorrà ancora qualche anno, ecco perché ho preso la scadenza più lunga possibile. Qua siamo circa in pari sul valore di apertura. La cosa interessante è che l'avevo aperta quando valeva $12 il titolo, oggi vale $10, siamo in pari, vuol dire che la volatilità è scesa, è andata un po' a favore, quindi comunque il timing è stato abbastanza corretto, credo. I bit è la terza operazione che abbiamo aperto, questo è un vertical spread su un'operazione sull'ETF di Bitcoin, in realtà è nata come vendita di put e poi l'ho aggiustata a free trade qualche mese fa, qui parliamo del 31 di gennaio, quindi un paio di mesi fa, 3 mesi fa, su appunto a free trade, quindi adesso il profilo è tutto sopra lo zero e non si può più perdere soldi, ecco perché rimango qua in attesa di vedere se questo Bitcoin riesce a tornare a raggiungere i massimi, insomma, che ha fatto intorno a $109.000. Io resto fiducioso un po' sul mondo cripto, in particolare sul mondo Bitcoin, sulle altre cripto un po' meno, però in questo caso, ripeto, l'operazione è un free trade, non c'è molto che dobbiamo fare. La quarta Va bene. operazione aperta, poi faremo un recap, ho fatto una slide un po' per riassumere un po' tutto nella parte finale. La quarta operazione aperta è quella che ho aperto l'ultima volta su S&P 500, anche qui è un'operazione con diciamo di copertura, insomma abbiamo tante posizioni aperte rialziste, questa è un po' di copertura che dovrebbe puntare su un ribasso di S&P 500 con un'area di massimo guadagno che sono i minimi che ha toccato qualche settimana fa, 4.800 punti. Questa è un po' l'aspettativa, chiaramente adesso col mercato che ha rimbalzato sta soffrendo, siamo sotto di $590, però ripeto, un'operazione che scade a giugno. Se appunto l'aspettativa che ti dicevo all'inizio un po' è di poter vedere magari un ribasso nei prossimi giorni, è ancora un'operazione buona, non vado a intervenire, non la correggo, ma la lasciamo qua in copertura della roba rialzista che abbiamo già aperto. La quinta operazione è Coinbase, vedi che ce ne sono diverse aperte, ancora queste Coinbase, anche questa era un'operazione nata con vendita di put che poi è stata aggiustata a free trade, anche su questa non c'è esigenza di intervenire, di fare nulla, si aspetta, si attende, questa è scadenza gennaio 26, sta guadagnando $1.200-1.300 circa oggi, quindi è un'operazione questa, ripeto, che è tutta sopra lo zero, sta guadagnando bene, la lascerei andare, non farei granché. Va bene, dai, L'ultima ne operazione abbiamo... ancora. Prego, scusami. L'ultima, quella aperta, è quella di Walmart. Questa era nata come un bull call spread. Dopo che l'ho aperta, dopo poche sedute, c'è stato un annuncio di Trump sui dazi, quindi il titolo è crollato come un po' tutto il mercato. In questo caso la scadenza è giugno, sono dovuto intervenire, non potevo lasciare il trade, lasciarlo andare troppo. Sono intervenuto in diversi momenti, vedi che ci abbiamo un po' lavorato nelle ultime settimane su questa operazione qua. Il primo aggiustamento il 27 marzo, ho ricomprato la call superiore, quella più alta di questo vertical spread per pochi spicci, insomma ormai non valeva più niente. Il 2 di aprile ho fatto un aggiustamento ribassista con un bear put spread e il 15 di aprile, quindi pochi giorni fa, sono intervenuto ancora con un altro aggiustamento vendendo una call, questa volta però strike un pochino più vicino, strike 100, per riformare quel vertical, quel bull call spread rialzista. Quindi adesso alla posizione, il profilo finale, quello che vediamo qui. La cosa interessante qual è? È che questo è stato un buon esempio, credo anche a livello un po' didattico, di una repair strategy, cioè una strategia per riparare un trade che era andato a bagno di circa 200 e passa dollari. E siamo riusciti, insomma, con un paio di aggiustamenti a riportarlo sulla parità. Quindi vedi che anche a volte quando un trade comunque parte male o comunque va un pochino contro, ci sono con le opzioni delle maniere per riuscire a recuperarlo e, come in questo caso, a riportarlo comunque in parità. Quindi credo che sia a livello didattico un buon esempio anche di come si possono gestire operazioni che non sempre partono bene, ma partono anche a volte con difficoltà. Vabbè. Allora, dai, uno sguardo sul portafoglio delle posizioni Sì, te aperte. le ho un po' riassunte, visto che sono tante, ho fatto uno schema e praticamente qua ci sono i ticker su cui stiamo lavorando sulla sinistra, SMC e Supermicro Computer, i getti, l'ETF di Bitcoin e così via, e qua te li ho un pochino incasellati in base alla scadenza, quindi vedi che adesso abbiamo l'operazione di Walmart che dopo questi aggiustamenti è diventata fondamentalmente come profilo laterale, leggermente ribassista, però è un profilo abbastanza, con un delta abbastanza neutrale. Quella su S&P 500 invece sull'ETF SPY è ribassista, entrambe scadono a giugno, quindi sono abbastanza così coerenti con la mia aspettativa in questo momento che ho di vedere un mercato laterale ribassista, ecco, diciamo. Su una scadenza un po' più lontana, quindi gennaio 26 e gennaio 27, invece abbiamo delle operazioni rialziste e te ne presenterò altre anche nelle prossime puntate, sempre rialziste, ma sempre su scadenze comunque dopo l'estate. Prima dell'estate, insomma, non mi aspetto di vedere partenze particolari. Questo è un po' un riassunto per magari riuscire un pochino a muoversi, a capire un po' come è posizionato oggi il portafoglio delle operazioni che ti sto presentando su Class NBC.
Il fatto che con la questione delle scadenze molto lunghe, poi ce ne portiamo un pacchettone enorme avanti nel tempo. Arriveremo che non ho più... Purtroppo ti dicevo, quando c'è un po' di incertezza sui mercati, dato che è molto difficile nel breve fare previsioni, puntare su rialzi, ribassi, a volte un po' anche l'analisi tecnica va un po' a farsi friggere perché Sì, esce una notizia che sì. stravolge completamente tutto, non è che puoi fare granché. Ecco che allora allungando un po' la scadenza mi apre un po' la possibilità, comprando tempo, di poter gestire poi quel trade, di aggiustarlo, di portarlo a casa. Vedi che alla fine, insomma, più o meno anche in questo caso, un po' quel trambusto di questi mesi, i conti stanno tornando abbastanza bene. Allora, caro Luca, ricordiamo sempre che noi, voi opzionisti, spesso e volentieri adottate degli aggiustamenti in corso d'opera, perché le opzioni ti consentono questo. Chiaramente noi non abbiamo la possibilità di avere ogni settimana lo stesso insomma, analista e lo stesso trader partecipante, perché li ruotiamo, però abbiamo oramai concordato da tanto tempo a questa parte che sui vostri siti poi se fate degli aggiustamenti rispetto alle operazioni che presentiamo vengono poi caricate. www.lucagiusti.it, c'è una sezione dedicata apposta, insomma se seguite le operazioni magari buttateci un occhio una volta a Esatto. settimana così per vedere se ci sono stati eventuali aggiustamenti. Nuova operazione, cosa ci hai portato di Sì, in bello realtà, oggi? guarda, ti interrompo Americ, inviamo anche Prego. notifiche su un canale Telegram aperto un po' per Ah, quello, quindi uno riceve la ancora notifica, meglio. non deve neanche fare il lavoro di andare a guardare lui ogni tanto, ma ha una notifica che gli arriva e sa cosa deve fare, insomma. Ancora meglio. Allora, canale Telegram, come si chiama il canale? Lo trovi sopra, sempre in quella pagina c'è elencato è il canale di QT Lab su Ah, Telegram, QT lo Lab. dovresti trovare un po' QT Lab, dappertutto. segnate QT Lab su Telegram e mettetevi, Sì. iscrivetevi e lo andate a recuperare. Va bene, nuova operazione. Allora, l'altra volta ti ho presentato un'operazione su Nvidia che in realtà non siamo riusciti a riaprire perché era la vendita di una put su una scadenza un po' lontana, che sarebbe andata piuttosto bene, ma era proprio il giorno dell'intervento che abbiamo fatto insieme in trasmissione l'ultima volta, dove è partito quel missile sui mercati, quindi Nvidia ha fatto più 20%, quando poi Trump ha semplicemente rinviato di 90 giorni i dazi, quindi lì chiaramente l'operazione era complicata da aprire perché quel movimento si è innescato in maniera abbastanza improvvisa e non sono riusciti a entrare in tempo, quindi penso che a meno che qualcuno non mi abbia letto nel pensiero il giorno prima e abbia aperto il trade il giorno prima, il giorno stesso purtroppo con quel movimento il trade è scappato via. Sarebbe andato piuttosto bene, quindi mi sono tornato un pochino così a incapponire su Nvidia, a me piace molto questa azienda, questo titolo ci investo sopra, insomma comunque un titolo che, su cui credo insomma si possa puntare per i prossimi anni sul futuro, credo che sia un ottimo titolo su cui investire, però questa operazione questa volta è un'operazione un po' di breve, così ti accontento, è un'operazione con una scadenza al 30 di maggio, perché il 30 di maggio? Perché Nvidia farà trimestrale il 28 di maggio, quindi questa è un'operazione sulla prima scadenza delle opzioni, che è quella direttamente coinvolta da questa trimestrale. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che la volatilità che è graficata lì sotto possa ritornare su quelli che sono i livelli medi di volatilità che Nvidia registra sulla prima scadenza utile per quella trimestrale nei giorni precedenti a quella trimestrale. Sono circa 75-80 il livello di volatilità che di solito vediamo su quel tipo di scadenza qua. Adesso siamo a 54, quindi c'è un'aspettativa di un rialzo di 20 punti di volatilità. Il titolo graficamente sta un po' congestionando, è un po' come il resto del mercato, c'è un piccolo triangolo, se vogliamo proprio darci un'occhiata e vederlo bene. Quello che mi aspetto è che possa rompere e di nuovo a rialzo o a ribasso, qua diventa complicato nel brevissimo riuscire a indovinarlo, qua si tratta semplicemente di attendere che ci sia una rottura. La strategia con le opzioni che andrà a cercare di beneficiare di questo rialzo della volatilità e di una partenza dei prezzi, te la faccio vedere nella prossima tavola e ti ho proprio girato la struttura anche sul grafico dei prezzi. Di solito siamo abituati a vederla con il grafico dei prezzi Oh, bello sull'asse delle questo. uscite. Te l'ho girato sull'asse invece verticale delle ordinate, lì si vede sempre il titolo Nvidia a sinistra e a destra c'è il profilo di un classico long straddle, quindi è un acquisto di call, un acquisto di put at the money sullo strike, in questo caso 109, che era quello che batteva ieri come prezzo. Questa è l'area un po' di guadagno di perdita che però tiene conto solo del passaggio del tempo. Questo in realtà è un trade sulla volatilità più che sul passaggio del tempo e lo vediamo meglio nella prossima tavola. Ci sono due forze in questo caso che dovremo cercare un po' di governare. Una forza sarà il degrado del passaggio di tempo su queste opzioni comprate che porterà purtroppo ahimè il profilo ad abbassarsi, lo vediamo bene sulla prossima tavola, se regia andiamo su quella successiva.
Eccola qua, il passaggio del tempo avrà una forza che porterà il profilo a schiacciarsi verso il basso, sotto allo zero. L'incremento di volatilità che mi aspetto su queste opzioni dovrebbe invece contrastare questa forza per, diciamo così, magari non incrementare, non portare il profilo sopra lo zero, ma quantomeno contrastare un po' questo schiacciamento. Nel frattempo c'è circa un mese per aspettare di vedere se Nvidia esce da quel triangolo, da questa fase di congestione per muoversi a rialzo o a ribasso. Chiaramente non mi interessa il movimento in sé di raggiungere chissà quali livelli sopra o sotto, mi interessa poter intervenire appena si muova per aggiustare l'operazione. Questo è un trade su cui interverremo, te lo do per certo, non appena si muoverà Nvidia. Non dovesse muoversi per 30 giorni, dovesse congestionare intorno a 109-108, ne resterei abbastanza sorpreso, però potrebbe accadere sui mercati, può accadere di tutto, lì dovremo chiudere il trade prima di finire in quella buca lì sotto, perché lì il loss sarebbe un loss intorno a $1.380, che è l'intero premio di queste opzioni. Qua l'idea insomma intorno a 500-600 dollari di mettere un argine, uno stop e uscire qualora proprio dovesse il titolo congestionare per un mese in quell'area di pochi dollari. Ripeto, poco probabile, vedremo un po' cosa accade, però questo è il trade nuovo, un po' diverso dal solito, un po' diverso dagli altri che ti presento, però è per mostrare anche un po' tutto quello che si può fare con le opzioni. Oh no, beh, noi siamo qua per questo, quindi grazie mille, Luca Giusti, QT Lab, come sempre un piacere. Ciao Luca, alla prossima. Grazie a te, Emerick, buongiorno a tutti.